Mettiamo le farine in ciotola. Iniziamo dalla farina 0. Questa è una farina con 12 grammi di proteine. Aggiungo la farina di grano tenero integrale. Miscelo le due farine. Tutte le quantità ve le scriverò sotto il video. Questo è un pane squisito che si prepara in 3 ore. A questo punto aggiungiamo acqua, lievito e all'interno di acqua e lievito ho aggiunto un cucchiaino di zucchero. Lavoriamo col cucchiaio di legno. Stiamo dando al nostro pane un'idratazione del 70% circa. A questo punto mettiamo il sale. Lavoriamo col cucchiaio energicamente per un paio di minuti. Eccolo qui il nostro impasto, vedete com'è morbido e appiccicoso. Noi però non dobbiamo fare altro. A questo punto lo lasciamo così, chiudiamo la ciotola con pellicola e attendiamo 20 minuti. Trascorso il breve riposo, togliamo la pellicola e ora dobbiamo inumidirci una mano con dell'acqua e andiamo a fare delle pieghe al nostro impasto. Quando facciamo le pieghe prendiamo un lembo di pasta, lo tiriamo e lo ripieghiamo su se stesso. Ecco, abbiamo fatto 2 giri. A questo punto dobbiamo semplicemente rimettere la pellicola sulla nostra ciotola e attendiamo ancora 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, possiamo già vedere come l'impasto sta crescendo, vedete? A questo punto noi dobbiamo fare delle pieghe direttamente sul piano di lavoro, quindi andiamo a inumidire il piano con dell'acqua e rovesciamo l'impasto sul piano. Ora mani bagnate. Prima di piegare andiamo ad allargare un pochino l'impasto. È come se facessimo una sorta di laminazione. Lo tiriamo così, vedete? E una volta che l'abbiamo un po' allargato, lo dobbiamo piegare in maniera semplice, così. Questa sorta di piegatura farà sì che il nostro impasto inglobi ancora più aria. A questo punto andiamo a tirarlo e chiuderlo. Diamo una leggera perlatina e il nostro impasto è pronto per la lievitazione. Con una spatolina solleviamo l'impasto e lo mettiamo in una ciotola pulita unta con un pochino di olio extravergine di oliva. Ora copro la ciotola con la pellicola
e lascio raddoppiare di volume. In un'ora e mezza il nostro impasto ha più che raddoppiato di volume. Guardate, è un impasto bellissimo. Vedete com'è idratato? Adesso dobbiamo infarinare il piano di lavoro. Io uso farina integrale per infarinare il mio piano, ma potrete utilizzare anche la zero. Rovesciamo questo impasto magnifico sul piano e a questo punto dobbiamo semplicemente formare il nostro pane. Chiudiamo così l'impasto, tiriamo, chiudiamo in questo modo, giriamo e allunghiamo, sigilliamo la pasta in questo modo, poi giriamo ancora e facciamo una chiusura così, incameriamo tutta l'aria all'interno per avere una buona alveolatura. Ecco il nostro pane in teglia. Ora lo copriamo con un tovagliolo e lo lasciamo riposare per 20 minuti. Adesso siamo pronti per il forno, quindi un bel taglio. E cuociamo il nostro pane in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per i primi 10 minuti, poi 15 minuti a 230 gradi e gli ultimi 10 minuti a 200 gradi. Dopo aver sfornato il nostro pane l'ho messo su una griglia per farlo raffreddare ed ora siamo pronti per il taglio. Vediamo un po' com'è al suo interno. Eccolo qui, è un pane molto alto, ha una mollica soffice soffice, guardate. Vedete? Ha una cottura perfetta, guardate anche la base. È a dir poco meraviglioso. Ho affettato il mio pane e voglio farvi vedere che cosa abbiamo ottenuto in sole 3 ore. E questo è il pane di casa mia, il pane che io amo tanto e che giornalmente in pochissimo tempo preparo. Bene, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like. Vi invito a condividere il video con i vostri amici e ad iscrivervi al mio canale. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.